A 1300 km dall'Italia, nel cuore di Varsavia, ci sono più di 2300 italiani. Sono soldati, alcuni sono qui da più di 100 anni. Non sono morti in battaglia, molti di loro non hanno sparato nemmeno un colpo in Polonia. Sono morti di fame, di freddo, di tubercolosi, alcuni di loro sono stati assassinati. Con un colpo alla nuca, nella neve, a pochi giorni dalla libertà. Questo è il cimitero militare italiano di Varsavia e se non ne avete mai sentito parlare, è proprio per questo che sto facendo questo video. Siamo a Bielane, quartiere nord di Varsavia, via Marimonska, numero 40. Quando questo cimitero fu costruito, negli anni 20, qui era aperta campagna, fuori città, il posto giusto, si pensava, per lasciare i morti in pace. 100 anni dopo, la città se l'è mangiato. Oggi il cimitero è circondato da palazzi, da un'università, dal tram che passa a pochi metri. Eppure, appena varchi il cancello, il rumore sparisce. A 2 passi da qui inizia il bosco di Bielane, una foresta secolare, l'unica riserva naturale dentro una città polacca. Prendeva il nome dai monaci camaldolesi, arrivati qui dall'Italia nel 600, con il loro saio bianco, biel, in polacco, vuol dire proprio bianco. Italiani vestiti di bianco diedero il nome a questo posto, 3 secoli prima che altri italiani ci venissero sepolti. Ma chi sono questi soldati? E come ci sono finiti qui? Ottobre 1917, Caporetto, la più grande disfatta militare della storia d'Italia. In poche settimane, circa 300.000 soldati italiani vengono fatti prigionieri. In tutta la guerra saranno quasi 600.000. Li caricano su treni merci e li spediscono nei campi di prigionia degli imperi centrali. Molti di quei campi si trovano in territori che oggi sono Polonia. E qui comincia la parte che in Italia non si racconta volentieri, perché Francia e Gran Bretagna organizzarono l'invio di viveri ai propri prigionieri. Pane, vestiario, pacchi, treni interi di rifornimenti. Agli italiani venne proposta la stessa soluzione. Il governo italiano rifiutò. Per scelta. La prigionia doveva restare uno spauracchio. Chi si arrendeva era sospettato di viltà, quasi di diserzione. Meglio morire in trincea che alzare le mani. Questa è la tesi avanzata nel 1993 dalla storica Giovanna Procacci nel libro Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra, che riportò alla luce questa vicenda dopo 70 anni di silenzio. La sua conclusione è netta. La responsabilità di quei morti non fu dei governi nemici, fu delle autorità politiche e militari del regno, e i numeri sembrano darle ragione. Tra i prigionieri francesi in mano tedesca non tornò a casa circa 1 su 30, tra gli italiani 1 su 6, 100.000 uomini, morti non di ferite ma di fame, di freddo, di tubercolosi. C'è chi mangiava erba, carta, terra. 868 di loro riposano qui, a Varsavia. 841 hanno un nome, 27 no, ragazzi del Veneto, della Sicilia, della Toscana, morti a 1300 km da casa, in un paese di cui molti non sapevano nemmeno il nome. Dopo la guerra, i corpi degli italiani erano sparsi in decine di cimiteri in tutta la Polonia appena rinata. Così, tra il 1926 e il 1927, il governo italiano, l'Italia fascista di Mussolini, costruisce questo cimitero per riunirli tutti. E si vede, guardatelo bene, è un pezzo di architettura littoria trapiantato in Polonia, progettato a Roma dall'Ufficio Tecnico dei Cimiteri Militari. Stile classicheggiante, monumentale, recinti in pietra decorati con rami d'alloro e panoplie, i trofei d'armi delle legioni romane. Il messaggio del regime era chiaro. Questi non sono prigionieri morti di stenti, sono legionari caduti per la patria. Perfino le lapidi e le parti metalliche della recinzione furono spedite direttamente dall'Italia, pietra italiana, per terra polacca. Il 15 giugno 1930 il cimitero viene consacrato solennemente, alla presenza del ministro degli esteri Dino Grandi. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale e la storia si ripete, ma in una forma ancora più crudele. 8 settembre 1943. L'Italia firma l'armistizio con gli alleati
L'esercito, lasciato senza ordini chiari, si sbanda e i tedeschi in pochi giorni catturano tra i 600.000 e gli 800.000 soldati italiani, in Italia, nei Balcani, in Grecia. A ciascuno di loro viene fatta una proposta: continuare a combattere con i nazisti e con la Repubblica di Salò, oppure il Lager. La stragrande maggioranza dice no. Pensateci, soldati stanchi, affamati, abbandonati. Bastava una firma per tornare a casa, o almeno a condizioni umane. La maggior parte rifiutò. Hitler, per rabbia, negò loro perfino lo status di prigionieri di guerra. Li chiamò internati militari italiani, così da togliere loro la protezione della Croce Rossa. Fu una resistenza senza armi, la prima resistenza italiana, e costò decine di migliaia di morti nei campi del Reich, molti dei quali proprio qui, nella Polonia occupata. 1415 di loro riposano oggi in questo cimitero, raccolti nei 4 sepolcreti ai lati del viale. Ma tra tutte queste storie ce n'è una che devo raccontarvi a parte, perché è una delle pagine più agghiaccianti e più ignorate di tutta la guerra. Nella Polonia occupata c'era un campo speciale, l'Oflag 64/Z di Schocken, oggi Skoki, vicino a Poznań. Lì i nazisti avevano concentrato il fior del Regio Esercito, circa 200 generali e ammiragli italiani che avevano rifiutato di aderire a Salò. Gennaio 1945. L'Armata Rossa avanza, è ormai sulla Vistola. I tedeschi decidono di evacuare il campo e trasferire i prigionieri a piedi verso ovest, verso Berlino, nella neve, a 20 gradi sotto zero, uomini di 60-70 anni, debilitati da più di un anno di fame. È una delle tante marce della morte di quell'inverno. Durante il cammino, un gruppo di 17 ufficiali si ferma in una locanda a cercare cibo. Vengono notati da un sottufficiale della Luftwaffe e denunciati alle SS. Il 28 gennaio 1945, nel villaggio di Kuźnica Jeliszowska, prima che la colonna riparta, le SS decidono di alleggerire la marcia. Chi non è in grado di camminare viene eliminato. Uno dopo l'altro, davanti alle donne polacche del villaggio e ai prigionieri atterriti, vengono assassinati 6 generali italiani: Carlo Spatocco, Emanuele Balbo Bertone, Alberto Trionfi, Alessandro Vaccaneo, Giuseppe Andreoli, Ugo Ferrero. Lo stesso giorno morì anche un 7° generale, Francesco Antonio Arena. Era riuscito a fuggire e a nascondersi in una fattoria polacca, ma fu trovato dai sovietici, scambiato per un collaborazionista tedesco e fucilato. In questo cimitero una stele ricorda quell'eccidio. Oggi il cimitero è curato dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia, è aperto tutti i giorni e ogni 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, si tiene qui una cerimonia solenne con autorità italiane e polacche fianco a fianco. E poi ci sono loro, gli ignoti, 27 della prima guerra, 175 della seconda, uomini con una famiglia, un paese, un dialetto, di cui non è rimasto nemmeno il nome. 2 guerre, 2 generazioni di italiani, tutti qui, sotto la stessa pietra italiana, in terra polacca. Se passate da queste parti, venite a rendergli omaggio. Il cimitero è aperto tutti i giorni. E scrivetemi nei commenti, sapevate che questo posto esistesse? Avete un parente disperso in prigionia?